Questo simbolo ha governato il mondo per secoli, lo trovi sugli stemmi degli imperatori medievali, sui templi egizi, sulle monete persiane, sui sigilli degli zar russi. È sopravvissuto a imperi, guerre, rivoluzioni, eppure oggi quasi nessuno sa da dove viene davvero, né a chi apparteneva originariamente. La storia ufficiale vi dirà che è antichissimo, che risale a migliaia di anni fa. Ma cosa succede se vi dicessi che questa spiegazione è stata costruita a tavolino nel XVII e XVIII secolo per cancellare un'altra storia? Quella di un impero che nessun libro di scuola vi ha mai raccontato. Benvenuti su Origini Ancestrali. Oggi scopriremo la vera storia dell'aquila a due teste. Per capire da dove viene questo simbolo dobbiamo parlare di un impero che la storia ufficiale ha praticamente cancellato, un impero immenso che nel XIV-XVI secolo controllava vastissimi territori tra Europa, Asia e Africa. Lo chiamiamo impero mongolo della Rus dell'Orda Tartaria e no, non è la Mongolia che conoscete da libri di scuola, è qualcosa di molto più grande e molto più vicino a noi di quanto possiate immaginare. Per quanto la versione ufficiale della storia cerchi di convincerci che questo simbolo fosse utilizzato fin dalla più remota antichità, in realtà lo possiamo far risalire principalmente dal X secolo in poi, nello specifico dal XIV secolo in poi, quando si evolse dalla sua matrice originaria. Prima dell'aquila l'impero mongolo della Rus dell'Orda aveva come simbolo la mezzaluna e la stella, che simboleggiavano la nascita e la morte di Cristo, poi adottati esclusivamente dall'impero ottomano. La mezzaluna infatti potrebbe essere in realtà l'eclissi di sole avvenuta proprio in concomitanza della morte di Cristo Andronico nel XII secolo. Vi sembra che questo collegamento sia assurdo? Beh, lasciatemi mostrare queste immagini. Sono state prese dal libro di Vilin Bakov intitolato Lo stemma nazionale russo 500 anni. In questo libro viene fatto passare il messaggio che la Russia adottò questo simbolo copiandolo da Bisanzio, l'Europa occidentale e addirittura l'Orda d'Oro della storia scaligeriana. Ma in chiave nuova cronologia l'Orda d'Oro è semplicemente il riflesso mongolo-asiatico della Rus dell'Orda Tartaria, governata dagli zar Khan tartari, per cui indirettamente emerge che la Russia ha da sempre in qualche modo adottato questo simbolo. Recuperate gli altri video sul canale per saperne di più. Per cui l'interpretazione secondo cui la Russia lo prese in prestito è infondata, sono rimaste delle chiare tracce dell'origine mongola di questo simbolo, e come già sappiamo l'impero cosiddetto bizantino e successivamente l'Europa occidentale lo adottarono in quanto subordinati alla metropoli della Rus dell'Orda. Vedete come cambia il paradigma? Comunque nello stesso libro si dice che originariamente l'aquila bicefala era accompagnata proprio dal sole e la mezzaluna, che in seguito divenne simbolo dell'impero ottomano, ma ricordiamo che lo stesso impero ottomano era un'altra entità statale annessa alla Tartaria, un secondo centro di potere. La composizione, che consisteva in un'aquila bicipite coronata dal sole e la luna ai lati, era stata un tempo sulla cima delle bandiere donate al principe Gregorio Cerkasky di Astrakhan dallo zar Alessio Mikhailovich nel 1662. Quindi sembra esistere una certa vicinanza tra i simboli ottomani e l'aquila bicefala che erano strettamente connessi. Nelle incisioni di Albrecht Dürer comprese nel suo famoso Ehrenpforte, l'arco di trionfo di Massimiliano I, vediamo uno stemma che ha dei dettagli interessanti. È presente una mezzaluna da cui partono dei raggi splendenti che però sono molto simili a delle ali. Le stesse ali sembrano formare una mezzaluna. Possibile a questo punto che l'aquila bicipite fosse una rappresentazione alternativa della mezzaluna e del sole, simboli originari della Rus dell'Orda Tartaria che comprendeva anche l'impero ottomano? Le due teste dell'aquila, segno anatomico davvero peculiare e caratteristico, starebbero a simboleggiare il governo sulle terre orientali e occidentali. Ci sono molti esempi in cui potete vedere come le ali dell'aquila bicipite formino chiaramente una mezzaluna. Questa potrebbe essere l'origine segreta della famosa aquila bicipite o bicefala. La sua connessione con i simboli ottomani dell'Orda russa è molto vivida, e questo permette di attribuire la paternità del simbolo proprio al regno orientale dell'Orda russa Tartaria, che comprendeva anche la Giudea, ovvero la parte ottomana dell'impero. Più precisamente, l'aquila bicefala venne adottata nella forma oggi conosciuta a partire dal XIV secolo,
con l'istituzione dell'impero mongolo dell'Orda russa Tartaria sulle ceneri del precedente impero romaico in Turchia dei secoli X-XIII. Con la successiva occupazione delle altre terre i simboli imperiali vennero esportati nelle numerose province conquistate ed è questo il motivo per cui l'aquila bicefala mongola la troviamo oggi su quasi tutti i principali stemmi medievali d'Europa. La ritroviamo anche nei monumenti e reperti di Asia e Africa a testimoniare che i lunghi tentacoli della piovra tartara raggiungevano tutte le terre conosciute. Il motivo per cui gli Assiri, la dinastia tolemaica, gli Egiziani, i Romani, Persiani, eccetera, avevano come simbolo quello dell'aquila bicefala è semplicemente perché sono riflessi antichi creati sulla carta dell'unica entità statale originale del Medioevo, l'impero mongolo della Tartaria. Successivamente anche l'origine dell'aquila bicefala venne fatta slittare nell'antichità più remota. Avete presente l'aquila degli egiziani? La si può ritrovare in molti monumenti e raffigurazioni egizie. È semplicemente un'altra rappresentazione della stessa aquila bicefala mongola. Questa era presente anche in Turchia, come testimonia il ritrovamento dell'incisione su un rilievo in pietra trovata ad Alaka-i-Yük, in Asia Minore, fatta risalire erroneamente al XIII secolo a.C. Un'altra è stata ritrovata vicino al villaggio turco di Bogatskoi, scolpita sotto due figure di divinità femminili con corone in testa e scettri in mano che incoronavano il sovrano degli Ittiti. Anche nei sigilli cilindrici rinvenuti in Caldea e datati al VI secolo a.C. è raffigurata un'aquila bicefala. In realtà però la Caldea era una regione che faceva parte della Tartaria nel XIV-XVI secolo ed infatti veniva riportata nelle mappe come una regione nei pressi della Rus'. Solo nel XVIII-XIX secolo venne dichiarata regione antica. È inoltre interessante notare questo disegno presente nel manoscritto di Egerton, raffigurante la battaglia tra Re Artù e l'imperatore romano Lucio, dove possiamo vedere un'aquila a due teste sullo scudo dell'imperatore. E questo è solo un esempio dell'aquila bicefala presente sugli stemmi principali d'Europa, inizialmente nella sua versione originaria a due teste e solo dopo, a seguito della frammentazione dell'impero, la troviamo divisa in due. L'aquila ad una testa è una creazione molto recente, solo in seguito relegata all'antichità più profonda e attribuita al falso impero romano occidentale e così via. Prima di allora esisteva solo l'aquila bicefala e si trovava davvero ovunque, in Europa era predominante e regnava su tutti i principali stemmi medievali. Fu utilizzata dalla dinastia degli Hohenstaufen, re e imperatori del Sacro Romano Impero, che a questo punto erano in realtà gli amministratori locali che governavano le terre occidentali per conto della metropoli russa. La troviamo inoltre sulle monete d'oro di Federico I Barbarossa, chiamato in francese Empereur d'Allemagne. Nel Medioevo l'Alemania era la Germania, in francese si chiamava Allemagne, che suona direttamente come combinazione del nome Allemagne o Velmagne, e cioè Grande Mongolia. Barbarossa infatti potrebbe essere uno pseudonimo di Barbaro Ross e quindi indicante un imperatore slavo della Grande Mongolia. In seguito, con la riscrittura della storia, il significato originario venne distorto e dimenticato. La ritroviamo poi su numerose mappe, come questa antica mappa della Germania, datata oggi al 1630, e sulla mappa del 1635 delle terre di Brabante, Anversa, Bruxelles e della città di Firenze. Su numerosi monumenti dell'Europa medievale è presente l'aquila bicefala, sulle monete sigilli di Ludovico il Bavaro, dei burgravi di Würzburg e dei conti di Savoia, i sigilli del re Wenzel della dinastia lussemburghese e del suo re Venceslao IV della Repubblica Ceca, i sigilli segreti e le monete di Bertrand III il Bello di Francia, gli archimandriti di Colonia e Magonza, la città di Palermo, la Savoia, i Paesi Bassi e potrei continuare all'infinito. Oggi queste tracce vengono spiegate con il Sacro Romano Impero Germanico Occidentale, ma oggi sappiamo come questo regno sia un riflesso fantasma, una copia cartacea contemporanea dell'originale impero mongolo-tartaro. I vari sovrani occidentali sono in parte sia riflessi fantasma diretti degli Zarkan dell'Orda russa ed in parte governatori locali che amministravano le terre per conto della metropoli, per cui è per questo che l'aquila bicefala è così presente in Europa e in tutto il mondo. Durante il XVI-XVII secolo scoppiò la ribellione, conosciuta oggi come Riforma, contro gli Zarkan della Rus dell'Orda Tartaria, che in Occidente venivano chiamati Grande Imperatore. Questa riforma portò alla spaccatura dell'impero.
Alcuni territori dell'Europa occidentale si staccarono dalla metropoli della Rus dell'Orda e dell'Ottomania e conservarono l'aquila come simbolo di Stato, ma rimossero la testa orientale, sinistra, dell'aquila lasciando solo quella occidentale, destra. L'aquila divenne monocefala, che oggi è quella maggiormente conosciuta e accostata al falso impero romano occidentale. Di conseguenza la maggior parte degli stemmi subì un cambiamento profondo e le tracce si possono vedere ancora oggi. Questo cambiamento fu graduale. Inizialmente venne divisa l'aquila con il lato sinistro coperto e cancellato ed in seguito si sdoppiò totalmente in due aquile differenti. Questo è l'esempio di questo stendardo su cui è raffigurato lo stemma di Berlino del 1740, che sembra conservare i segni delle modifiche a cui è stata sottoposta l'aquila bicefala. Sono presenti infatti due aquile, una che guarda ad est e l'altra a ovest. Sulla mappa di Francoforte del 1638 circa si può notare ancora l'aquila imperiale bicipite, ma allo stesso tempo iniziano ad apparire già le aquile occidentali, con una testa sola che guarda ad ovest. In questa immagine invece viene mostrata un'antica tabella degli stemmi militari della nobiltà bavarese. Sono rappresentati gli stemmi dei baroni bavaresi, tra i quali vediamo l'aquila monca della Riforma, che guarda verso ovest. Questa tabella contiene circa 140 stemmi baronali militari e riflette probabilmente la realtà travagliata e turbolenta del XVII secolo, quando la Germania ribelle, liberata dal potere del grande impero mongolo, si disintegrò a sua volta in molti stati principati indipendenti e piuttosto piccoli in lotta tra loro per accaparrarsi pezzetti dell'eredità dell'impero. Tuttavia, oltre alle aquile occidentali con la testa rivolta a ovest, troviamo anche, se in numero minore, delle aquile con la testa rivolta a est, come potete osservare da questa immagine. Inoltre non mancano gli stemmi militari bavaresi con le mezze lune ottomane. Queste sono tracce del passato della Germania legato all'impero dell'Orda russa e Atamania. Per un po' di tempo le forze schierate ancora con l'impero resistettero, ma poi dovettero uniformarsi e adeguarsi anch'esse alle nuove regole rassegnandosi alla scissione. Allo stesso tempo nei territori separati dal grande impero iniziarono a riscrivere attivamente la storia, cancellando dalla memoria del popolo il fatto stesso dell'esistenza di un grande impero. Il taglio delle teste che guardano ad est dalle aquile imperiali fu probabilmente una delle parti importanti del programma di creazione di una nuova visione del mondo nell'Europa occidentale. Eventi simili poi si verificarono anche in Spagna, che resistette a lungo alla scissione, rimanendo legata per molto tempo all'impero. Guardando direttamente al suo stemma lo si può vedere chiaramente. Come potete osservare è presente l'aquila ad una sola testa, ma che guarda ancora verso est e allo stesso tempo lo stemma principale è l'aquila bicefala imperiale a due teste. Quando poi la ribellione della Riforma alla fine vinse anche in Spagna fu chiamata rivoluzione progressista, ma se siete convinti che le evidenze finiscano qui aspettate di vedere il resto. Sullo stemma presente nella mappa della città di Ginevra del 1634 possiamo vedere un'aquila monocefala che guarda verso ovest, però notiamo allo stesso tempo un dettaglio interessante. L'aquila sembra essere divisa in due, dalla metà opposta colorata di rosso su cui è raffigurata una chiave. Sembra che siamo di fronte ad un'aquila che originariamente era bicefala e poi è stata divisa e il lato che guarda ad oriente è stato sostituito con un altro stemma, trasformando l'aquila bicipite nella versione occidentale ad una sola testa. Questo potrebbe rappresentare un'altra modifica introdotta durante la Riforma, magari la fase precedente alla creazione dell'aquila monocefala. La stessa circostanza la possiamo vedere però in questo stemma di Norimberga. Al centro c'è un'aquila bicipite, ma a destra l'aquila è monocefala, o meglio, divisa in due, perché è chiaro che inizialmente quest'aquila fosse bicefala. E guardate questi altri stemmi, stessa identica modifica. Ed è un caso che la parte coperta era sempre solo quella a destra, con la testa rivolta verso oriente? No, non è un caso. Vi è chiaro a cosa siamo di fronte? Questa è la prova lampante di tutto il processo che ha portato alla creazione dell'aquila monocefala, dichiarata poi antichissima. In realtà tutto è avvenuto nel XVI-XVII secolo, nel contesto della Riforma che ha modificato per sempre l'aspetto dell'aquila bicefala imperiale, dapprima divisa secondo l'espediente mostrato sopra e successivamente con la creazione di due aquile monocefale.
una che guarda ad ovest e l'altra, per chi ancora era legato all'impero, con la testa rivolta verso est. In seguito a ribellione avvenuta, l'Aquila con la testa rivolta verso oriente venne per la maggior parte eliminata per sempre dalla storia dell'Europa occidentale. Per cui ricapitoliamo quanto visto finora. La famosa aquila bicefala, il simbolo più utilizzato nell'araldica e di origine imperiale, fu adottata da sempre dall'impero mongolo dell'orda russa Tartaria. Assunse questa forma dal XIV secolo in poi, originandosi probabilmente dal simbolo primordiale, ovvero la mezzaluna ed il sole, antichi simboli dell'impero mongolo e della Tamania ottomania. In seguito venne creata la versione dell'aquila a due teste a simboleggiare il controllo sulle terre occidentali ed orientali. A seguito della riforma, poi, una volta che gli stati ribelli si separavano dal potere centrale dell'impero, manifestarono la loro indipendenza dividendo dapprima le aquile bicefale presenti nei loro stemmi, sostituendo la parte che guarda verso oriente con altri stemmi, e successivamente crearono l'aquila monocefala occidentale, dichiarandola antichissima e appartenuta al falso impero romano occidentale. Quindi la prossima volta che vedete un'aquila su uno stemma, su una moneta o su un monumento, chiedetevi: questa testa guarda a est o a ovest? Perché quella direzione racconta una storia che qualcuno ha cercato di far dimenticare. Se questo video vi ha aperto qualche domanda, lasciate mi piace per supportare gratuitamente il canale. Commentate, abbonatevi se volete ed iscrivetevi attivando la campanella perché le risposte continuano nei prossimi video. Grazie ancora e a presto.